Ciao a tutti! Visto che mi avete chiesto espressamente di recensire questo modello, oggi vediamo le Xiaomi Redmi Buds 5 in versione liscia, che sono delle true wireless in-ear a bastoncino corto, dotate di Bluetooth 5.3, un driver dinamico con diaframma in titanio da 12,4 mm e codec AC e SBC. Sebbene siano per così dire le sorelle minori della variante Pro, sulla carta sono altrettanto interessanti perché sono multipoint, offrono caratteristiche di cancellazione del rumore adattiva fino a 46 decibel e le specifiche indicano una durata della batteria totale per un massimo di 40 ore. Ho con me la versione bianca, ma sono disponibili anche in colorazione azzurra e nera. Andiamo a vederle più da vicino e procediamo con l'unboxing. Nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno e che vedremo nel dettaglio a breve e un manuale in 16 lingue, tra cui l'italiano. Sempre in confezione troviamo due ulteriori coppie di gommini taglia S ed L, la taglia M come sempre già installata, e un cavetto USB-A USB-C in tinta di circa 20 cm. La custodia è di 6,1 x 5 x 2,4 cm in materiale plastico opaco tranne la scritta Redmi sul coperchio di color argento e il perimetro che invece è lucido. La custodia pesa 42 grammi, non è tra le più piccole, ma considerando che è piuttosto sottile e ha forme smussate, tenerle in mano è piacevole e in tasca non danno fastidio. Nella parte frontale è presente la porta USB-C. Questa è una scelta in controtendenza da parte di Xiaomi, visto che di solito la porta per la ricarica è nella parte posteriore o inferiore per tenerle fuori dalla vista dell'utente. Subito di fianco il primo LED bianco per la ricarica, mentre se solleviamo il coperchio notiamo un secondo LED, o meglio una sottile striscia LED, anche questa bianca, che prende il posto del primo LED quando il coperchio è aperto, in modo da avere sempre sotto controllo queste informazioni. La parte interna è totalmente lucida e almeno in questa versione bianca le impronte si vedono un po', ma penso sarà lo stesso anche per le altre colorazioni. L'interno del coperchio invece è opaco. La ricarica wireless non è supportata, ma hanno sia la ricarica rapida sia il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno automaticamente pochi istanti dopo aver aperto lo sportellino. La costruzione generale è buona, ma il coperchio è forse troppo leggero, difatti come vedete flette e anche nel sollevamento la sensazione è un po' povera, se mi passate il termine. Per carità nulla di particolarmente grave, ma siccome è la parte più esposta ad usura a causa movimenti di apertura e chiusura, avrei preferito qualcosa di più robusto. Positiva è la posizione degli auricolari, che sono messi sdraiati in orizzontale e che guardano verso l'esterno. In questo modo, quando li estraiamo, prendendoli dal bastoncino, possiamo subito portarli alle orecchie. Non mi è piaciuto il sistema di aggancio. Si dovrebbe notare come il bastoncino non sia parallelo all'incavo della custodia, quindi in fase di inserimento capita spesso di posizionarli male e doverli poi spingere in posizione, oppure dover chiudere il coperchio per farli andare bene al loro posto. Insomma, qui si poteva fare decisamente meglio. L'estrazione è ad ogni modo semplice, basta infatti prenderli dal bastoncino per non avere problemi di sorta. Anche chi ha le mani grandi riuscirà senza problemi in questa operazione. L'auricolare è di tipo in-ear a bastoncino corto, per la maggior parte lucido, tranne la parte perimetrale esterna del bastoncino che è invece opaca. La capsula ha la consueta forma a goccia, non piccolissima devo dire, e se rimuoviamo il gommino notiamo una protezione in tessuto nera. I gommini, di un bel silicone morbido, hanno il foro ovale, motivo per cui la sostituzione con altri che si trovano online potrebbe non essere semplicissima. Veniamo al bastoncino, dove nella parte alta è presente l'area per i comandi touch, che però non è facilmente individuabile, dato che non ci sono incavi o segni che ne delimitano il perimetro. Dovremo quindi solo fare un po' di pratica all'inizio. Lungo il bastoncino corre una sottile striscia decorativa che Xiaomi dice essere impreziosita da un nanorivestimento, ma a me sembrano delle comuni strisce argentate che comunque danno un tocco di design in più che non guasta. I microfoni sono due per auricolare e sono posti in questo modo. Il primo nella parte interna sulla capsula è semi nascosto dal gommino in silicone e il secondo nella parte terminale del bastoncino. I pin di ricarica sono invece nella parte interna e sono argentati.
Non hanno un sensore di prossimità, ma ad ogni modo hanno il riconoscimento dell'orecchio, probabilmente con un accelerometro. Quindi l'audio si ferma quando ne estraiamo uno e riprende quando lo indossiamo. Vediamo ora come si indossano. Si inseriscono nel padiglione auricolare, vanno premute nel canale auricolare come la quasi totalità delle in-ear e alla fine con una semi-rotazione le si porta in posizione. Fatto questo semplice movimento non si muovono, la presa è solida e rimangono ferme in posizione. Come sempre questa forma non è il massimo per chi fa sport seriamente, ma per gli sportivi occasionali sono consigliate anche grazie alle certificazioni IP54 che conferisce resistenza ad acqua e polvere. Essendo in-ear ovviamente occludono in maniera importante, anche se non completamente, e la sensazione risulta ancora maggiore se abilitiamo la NC. L'unico altro mio appunto riguarda l'elemento che entra nel condotto uditivo, l'abbiamo visto prima, che è di dimensioni davvero generose. Questo potrebbe dare qualche problema per lunghe sessioni di ascolto e non essere adatto per orecchie piccole. Vediamo ora insieme l'applicazione a corredo. L'applicazione Xiaomi Earbuds è disponibile per iOS e Android. L'abbiamo già vista da vicino qui sul canale, per cui non mi dilungherò molto. Consente di vedere la percentuale di carica degli auricolari e della custodia anche quando gli auricolari vengono estratti. Consentono la gestione della NC in base alle consuete tre modalità, ovvero disattivata, modalità trasparenza, dove è possibile modificarne l'intensità, così come è possibile fare anche per la modalità cancellazione del rumore, dove potrete scegliere tra leggera, bilanciata e profonda. C'è la possibilità di equalizzare il suono, ma solo attraverso 4 impostazioni predefinite e non c'è modo di crearne di personalizzate. Nelle impostazioni aggiuntive, infine, voglio segnalarvi come il rilevamento dell'orecchio sia abilitato di default, quindi se rimuovete anche solo un auricolare la musica si fermerà, mentre va abilitata volontariamente la connettività ad un secondo dispositivo, rendendole di fatto multipoint. C'è poi la possibilità di far suonare gli auricolari, entrambi oppure anche uno solo dei due, così da capire se per caso li abbiamo lasciati in giro da qualche parte. E infine l'opzione per l'aggiornamento del firmware. Un'applicazione che, come vi ho già raccontato, ha alcune funzioni un po' nascoste, ma ad ogni modo ci sono tutte quelle necessarie per poterle sfruttare al meglio su entrambe le piattaforme, e questo non è di poco conto. I controlli sono touch e, come per le Pro, la configurazione di base lascia perplessi, ma fortunatamente è possibile modificarla a nostro piacimento. Sono 8 le azioni che possiamo personalizzare, ma vediamo insieme come Xiaomi ha pensato bene di impostarle per noi. Il tocco singolo è disattivato, ma possiamo scegliere se impostare sia il play e pausa che la gestione delle tracce o quella del volume. Il doppio tocco è impostato su entrambi gli auricolari per il comando di play pausa, ma possiamo personalizzarlo solo con la gestione delle tracce. Con il tocco triplo sul destro andiamo avanti di una traccia, mentre sul sinistro torniamo indietro. Questo comando è personalizzabile impostando eventualmente la gestione del volume. Con il tocco prolungato su entrambi gli auricolari possiamo gestire la cancellazione del rumore cambiando a rotazione tra attivo e modalità trasparenza. È possibile modificare questa impostazione prima di tutto abilitando anche il disattivo, così da ruotare su tutti e tre gli stati, oppure abilitare l'assistente vocale se preferiamo questa opzione. Ripeto quanto detto prima, una configurazione iniziale che definirei strana, ma che possiamo personalizzare a piacimento per renderla più completa e funzionale. Facciamo un breve confronto con il modello più carrozzato. Le Pro hanno due driver, uno da 11 mm e un tweeter da 10 mm. Questa versione liscia ha invece un solo driver da 12,4 mm. La versione Pro è certificata iRes Audio Wireless, quindi con codec LDAC, questa invece ha solo AC e SBC. Risultato? Pur non avendo le stesse caratteristiche tecniche, personalmente preferendo la versione Pro, anche queste hanno un comparto sonoro appagante, coinvolgente e con bassi profondi che danno soddisfazione. Insomma, le differenze ci sono e si sentono, ma queste lisce, se le mettete a confronto con la maggior parte delle True Wireless che trovate nella stessa fascia di prezzo, offrono un livello superiore di performance. Le opzioni di equalizzazione non sono molte e purtroppo non personalizzabili. Inoltre, come già evidenziato per la versione Pro, anche qui la NC attivo applica modifiche al suono rendendolo più generoso e con bassi ancora più presenti. Il volume è impostato correttamente, all'80% suonano bene e non si percepiscono evidenti distorsioni. Al 100% poi suonano forte ma ancora ascoltabili, non spaccano i timpani insomma.
Se volete capire come suonano queste Redmi Buds 5 vi consiglio l'ascolto di Just a Little Lovin' di Shelby Lynn. Se volete fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Come si può notare dal grafico, alcune frequenze vengono assorbite dall'ANC. Anche se già senza, i microfoni si rivelano una bella sorpresa. Certo, le prestazioni non si possono paragonare a quanto fatto dalla versione Pro, anche perché qui abbiamo 2 microfoni invece di 3, ma le prestazioni, considerando la fascia in cui si vanno a collocare, sono di tutto rispetto e le performance di ottimo livello. Xiaomi dichiara 10 ore di ascolto continuo con ANC disattivo, volume al 50% e codec AAC. Dai miei test, condotti come sempre con il volume impostato all'80% e il codec AAC, risulta una durata massima di quasi 8 ore e mezza. Considerate che in questa modalità perdono il 10% ogni 50 minuti circa, per una durata di tutto rispetto. Se abilitiamo la ANC andiamo incontro ad un consumo maggiorato del 10-15%, per cui dovete tenere in conto almeno un'ora in meno. In chiamata invece si scaricano del 20% ogni ora circa, garantendo pertanto una durata massima compresa tra le 4 ore e mezza e le 5. La batteria è inclusa nella custodia di 480 mAh e facendo un rapido calcolo riesce a garantire ulteriori 4 ricariche per un totale dichiarato di 40 ore. In questo modo si riescono a soddisfare le necessità di quasi 2 giornate intere senza dover ricaricare troppo spesso. Non sono purtroppo dotate di ricarica wireless, cosa che le avrebbe rese completissime dal punto di vista delle specifiche tecniche, ma avrebbe inevitabilmente fatto lievitare il prezzo di acquisto e le avrebbe messe in diretta concorrenza con altri modelli Xiaomi. Hanno invece la ricarica rapida parziale, con 5 minuti si ottengono ben 2 ore di riproduzione. Ottima funzione questa che ci permette di avere pause brevi tra una ricarica e l'altra. Anche questa versione, come le Pro, comunicano la percentuale della batteria in 5 punti percentuali, quindi vedrete la percentuale scendere prima al 95%, poi al 90% e così via. Veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Partiamo dal fondo per capire meglio a chi le consiglio. Di listino costano 39,99 euro e al momento non ci sono sconti sui principali portali di e-commerce, ma, e veniamo al punto, per tutto quello che offrono non solo è un prezzo a fuoco, ma forse addirittura basso. Penso che Xiaomi con questa serie Redmi Buds 5 ci stia viziando e trattando proprio bene. È un prodotto adatto a tutti, non ci sono specifiche categorie di utenti che potrebbero beneficiare maggiormente da queste Buds 5. Ogni utente può sfruttarli al massimo ed ottenere in cambio delle ottime performance. Suonano molto bene, il driver da 12,4 mm fa un ottimo lavoro, ha dei bassi potenti ma è accompagnato purtroppo da poche possibilità di equalizzazione che avrebbero permesso una configurazione più personale che invece in questo modo ci viene preclusa. Hanno anche una ANC che performa ottimamente, certo non paragonabile alla versione Pro per via della differente tecnologia implementata, ma che comunque non vi farà rimpiangere l'acquisto, anzi. Se prima di vedere questa recensione eravate ancora indecisi se acquistarle o meno, spero di essere riuscito a fugarvi ogni dubbio, visto che quello che offrono in termini sonori, di specifiche tecniche e di prezzo per me sono delle best buy. Fatevi passare i dubbi e acquistateli dal link che trovate in descrizione, non ve ne pentirete. Come sempre, spero che questa recensione vi sia piaciuta, sto cercando di migliorare video dopo video, ma fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Nel frattempo però mettete un like e iscrivetevi per far crescere il canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Se mi arrivano in tempo, nel prossimo video vedremo un altro prodotto molto atteso, le nuove CMF Buds di Nothing, altrimenti ci accontenteremo, per così dire, delle Soundpeats Air 4 Pro, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!